Bella ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Wilds. Da poco hanno fatto vedere il Gypceros al Taipei Game Show, che quindi ci fa vedere un pochettino di insight di più sul mostro. Ora, il Gypceros non è un mostro nuovo, è un mostro in realtà che è apparso per l'ultima volta in Generations Ultimate o Double Cross in Giappone. Quindi abbiamo visto diverse iterazioni del Gypceros. Lo stanno riproponendo in Monster Hunter Wilds perché ha completamente saltato la quinta generazione, quindi non l'abbiamo visto né in Monster Hunter World né in Monster Hunter Wild e Rise. È un mostro classico, ora non so chi di voi chiaramente ha giocato alle vecchie generazioni, però è uno di quei mostri che ci ha accompagnato praticamente da sempre ed è molto iconico della saga, soprattutto per una sua certa caratteristica. Qui fanno vedere nella livestream che sto riproducendo in questo momento, fanno vedere parte del gameplay. Ho skippato la prima parte, questa live è dedicata principalmente a questo e ancora una volta a parlare di nuovo dei cambiamenti che hanno avuto le armi e l'ottimizzazione che ha avuto il gioco in Monster Hunter Wilds, che avrà poi effettivamente alla release. E ovviamente gli sviluppatori hanno ricordato, io questa cosa anche su X l'ho bombardato ogni commento, ogni volta che trovavo un post, chiedere anche a altri content creator di continuare a diffondere questa cosa, perché vedo continua gente, vedo ancora gente che è super confusa sul fatto che Monster Hunter Wilds, la prossima beta, sarà ottimizzatissima perché avrà tutti che non avrà niente la prossima beta. La prossima beta di Wilds sarà la prima col Gypceros. Quindi tutti i cambiamenti alle armi, di cui hanno discusso, tutti i cambiamenti all'ottimizzazione, di cui hanno discusso, non ci sarà niente nella prossima beta. La prossima beta sarà solo per test ulteriore, che ovviamente noi lo giocheremo, ne approfitteremo anche per fare le nostre weapon challenge, abbiamo anche il Gypceros, ovviamente andremo a cacciare anche il Gypceros. Io proverò personalmente poi la versione su PlayStation 5 Pro per la prima volta, che ripeto non mi aspetto che senza PSX possa migliorare praticamente niente, però comunque la inizierò a testare lì, perché quel supporto per quel software, e questo pure ci dovrei fare un altro video separato, sarà solamente al lancio, e prima del lancio ancora una volta non vedrete niente di quella roba lì. Comunque insomma questo qui quindi ancora una volta questa beta qua che arriverà non avrà nessuna differenza. Loro lo ridicono tutte le volte, però la community è ancora super confusa. Da qui si può vedere appunto il gameplay, è proprio classic Gypceros, onestamente ragazzi. Mosse vecchie e mosse nuove gli hanno fatto utilizzare molto di più la sua flessibilità, diciamo così. Gli splash di veleno proprio a livello animato sono oltretutto molto belli. Mi chiedo anche se hanno proprio introdotto un nuovo tipo di proiettile, ecco, diciamo così, che è questo cono esplosione frontale, anziché essere tipo sfera 2 praticamente, che era come così che funzionava in passato ed è così che ha funzionato fino a Monster Hunter World e Rise. Quindi se c'è un tipo di proiettile che fa un cono di espansione in avanti dall'impatto, è un tipo di proiettile che hanno introdotto nuovo, che sono curioso di vedere se effettivamente hanno fatto così oppure solamente il visual effect. Chissà, queste sono cose che mi interessano, essendo anche sviluppatore, sapete che sono cose che... perché non è facile da fare quella roba lì, eh. Uno dice scherza, ma in realtà farlo preciso, che poi è soprattutto che ha tempo stesso animato, non è una cosa da poco. Vediamo anche qui il Gypceros che utilizza il suo flash in diversi modi. Abbiamo in realtà svariati Gypceros qui. Quindi con diverse animazioni. In realtà queste sono cose che in parte faceva anche in Frontier, oltretutto non solamente in serie principale, quindi diversi modi per cui poi si approcciava il flash. Questo da quello che ho visto anche dal gameplay, che chiaramente sto riguardando in questo momento con voi. Il Gypceros prende ovviamente parte come base dal Gypceros G-Rank di Monster Hunter Double Cross, che è lo stesso di Monster Hunter 4 Ultimate, quindi quella versione del Gypceros lì, chiaramente con le giuste ritunato di velocità, ritunato con tutto quanto il resto, con l'aggiunta di mosse nuove per renderlo effettivamente più organico, perché altrimenti il mostro comunque di questo tipo almeno è molto standard. Usualmente su di lui appunto è forte il danno da taglio sulla parte gommosa dietro, ma genericamente parlando io quello che consiglio è portare un'arma a fuoco, perché innanzitutto una delle priorità mentre si caccia il Gypceros è spaccare proprio la faccia dove contiene il cristallo che gli permette di fare il flash, che è chiaramente la cosa più fastidiosa. E soprattutto lui è genericamente molto debole a fuoco e non troppo debole a qualsiasi cosa che sia un danno da taglio o impatto. L'altra cosa appunto è utilizzare il danno da impatto sulla faccia, anche quello è molto efficace, oppure ovviamente andare per danno esplosivo, che contro mostri semi-corazzati comunque funziona bene. E da quanto abbiamo visto qui nel gameplay la cosa si avvicina abbastanza, per quanto pare che sia un pelo più morbido di quanto normalmente non lo era sulla parte di collo e faccia.
quindi comunque una differenza minima, a dire comunque il vero. Per il resto mi pare abbastanza accurato e affine a quello che era il Gypceros del passato, quindi sono abbastanza cioè abbastanza sicuro di quello che sto dicendo fino in questo momento. Chiaramente quando poi avremo i dati di gioco e il gioco in mano stesso potremo chiaramente valutarlo. Ancora una volta lui chiaramente ha un moveset basato sul veleno, il resto è più su on the annoying side, quindi tutto quanto quello che è il gameplay del Gypceros, nel senso mostro contro cacciatore, è un mostro che ovviamente tenta di avvelenarti in diversi modi, ha dei trick per farti anche perdere tempo, e ovviamente lui tenta di utilizzare il veleno per mandarti in stallo e farti uccidere con il veleno, perché in realtà lui di mosse forti sue ne ha veramente poche, e la maggior parte di queste sono sbloccate in ranghi successivi. Io non mi aspetto di rivederle qui. Quindi appunto spazzate veloci con la coda e robe di questo genere qua non ne vediamo in questo momento. Vediamo degli slam più lenti, quindi un moveset che è più metodico di quello del passato di questo Gypceros. Vediamo qui che mangia un fungo veleno, oltretutto è molto bello. Però ovviamente non è, come posso dire, non ha un moveset che sul colpo ti fa 100-0, ecco. Ha poche mosse del genere. Tutto il suo gameplay è sullo stallarti, sull'applicarti il veleno in modo semplice e poi stallare lì. Infatti anche il flash stesso, per quanto gli abbiano aggiunto delle catene dopo gli attacchi con il flash, e quindi questa cosa è effettivamente così, comunque in realtà è molto più pericoloso perché ti impedisce fattualmente di curarti e ovviamente di toglierti anche il veleno. Nel gioco finito è chiaro che noi andremo contro di lui con abilità che riducono o annullano il veleno, oppure semplicemente ci porteremo una scorta di antidoti non da poco, perché è molto probabile essere avvelenati svariate volte nel corso di questa fight. Poi ovviamente contro il Gypceros di basso grado, che è quello che stanno combattendo in questo momento, la cosa ovviamente è sempre ridotta, perché il basso grado non è mai un rango difficile all'interno del gioco, però questo vi fa comunque in generale capire quello che stiamo facendo, cioè quello di cui stiamo parlando in linea generale. Quindi niente, per il resto come potete vedere il gameplay è abbastanza, adesso rimetto anche magari un pochettino di audio giusto per farvelo sentire, per quanto per lo più c'è un commento più che l'audio stesso di gioco che si sente in modo relativo. Potete notare che ha diversi flash, ne ha uno più che va verso in avanti, uno che è a 360 gradi, quindi ne ha di diverso tipo, ecco, rispetto al passato. Classiche mosse, spit vari di veleno, come potete vedere. Il gameplay viene rappresentato completamente in quello che vi sto dicendo. Qui vediamo anche il palico che interviene. So you'll normally find them in places where mining outcrops are. So, if you are having some mining runs, you'll kind of have to be aware that, you might not be alone. Un'altra cosa che volevo far notare sul Gypceros, appunto, il suo flash può essere bloccato, ma può essere anche dodgiato, è difficile, però è sempre stato possibile, è quasi frame perfect, se no è meglio utilizzare evasione aumentata, che vedremo oltretutto come verrà reimplementato in questo capitolo, perché potrebbe potenzialmente essere una delle abilità più forti del gioco, evasione aumentata, dato che nell'armatura adesso non abbiamo abilità offensive, quindi potrebbe essere una delle abilità armatura più forti in realtà che andremo a vedere, evasione estesa e evasione aumentata, perché chiaramente gli iframes fanno sempre comodo, e poter fare hard moi su attacchi che normalmente non possono esserlo, comunque è difficile farli, indirettamente aumenta il danno potenziale che possiamo fare al mostro in un determinato intervallo di tempo, e quindi questo chiaramente è di rilievo. Ovviamente con il doppio weapon system anche loro dicono chiaramente un approccio a distanza è relativamente più facile, per quanto appunto, come lo stesso discorso che vi dicevo prima, Gypceros ha una corazza che è relativamente resistente, quindi queste balestre per esempio che ci hanno dato di default non sono eccezionali su di lui. Poi sì, adesso è possibile creare le ferite e questo chiaramente in generale aiuta, però io consiglio sempre di portare un'arma a fuoco. Il Gypceros in realtà è immune alle trappole scosse, infatti non ne risente alcunissimo effetto perché è letteralmente fatto di gomma. Cioè, questo è una cosa interessante. Oltretutto preparatevi, perché il Gypceros, a parte i materiali che dà, proprio il suoi in generale, in realtà è un mostro che ha come drop rate dei cristalli rari, che appunto è lo stesso che ha nella sua testa, ma anche un succo praticamente che combinato con alcuni strumenti di gioco ci dà accesso ai super succhi, che è una cosa che è estremamente efficace e estremamente importante. Quindi comunque diciamo che per quanto sia uno di quei mostri di basso livello, a prescindere da come sarà strutturato l'endgame, io mi aspetto che sarà un mostro che ogni tanto ci andremo a ricacciare, e se questo gioco avrà appunto delle taglie dei Gypceros, che probabilmente sì, nel senso che è una cosa che accadrà, perché lo vediamo che
appariranno in Wilds come appaiono gli altri mostri. Se vedete un Gypceros che magari ha tante ricompense, fatelo, tanto sono semplici, poi in endgame vengono usualmente obliterati nell'arco di 3 secondi, e questo qui vi dà la possibilità di raccogliere un po' di questi strumenti, di questi succhi che da lui, perché appunto i super estratti si chiamano, perché ovviamente noi andremo a utilizzarli, soprattutto se siete giocatori, ma in realtà ormai tante armi usano tanta stamina, però tipo se giocate doppie lame, arco, ma io direi anche lancia ormai, nel senso tutte quelle armi che utilizzano tanta stamina o stamina nel tempo hanno bisogno dei super succhi, quindi ovviamente è un tipo di oggetto che noi andremo a utilizzare, oltretutto ripristina parzialmente la nostra stamina, che è una cosa che fa costantemente e sempre comodo. Poi oltre quello che ho detto in realtà non è che c'è altro da dire, ovviamente le trappole coperte sono invece efficaci, è chiaro, in questo caso non ha alcuna forma di invulnerabilità a questo tipo di cosa. Secondo me qui oltretutto nel gameplay un errore, nel senso un po' sprecato, capisco poter fare danno subito, ma si sono persi ovviamente un opening successiva, che è un po' un peccato, e vabbè, va bene così, insomma, non è tanto queste qui sono come si dice, demo di prova, che ovviamente anche loro fanno vedere, giocano un po' attraverso il mostro. Chiaramente in una caccia vera le cose non andranno propriamente così. Oltretutto, storia interessante, che chiaramente i Gypceros e gli Ankh-Ku condividono parte del moveset, essendo comunque entrambi simili a livello di scheletro, chiaramente. Ovviamente mi aspetto che questa volta gli Ankh-Ku sarà un pochino diverso rispetto al passato, perché sarà una caccia di gruppo, ecco, quindi sicuramente avremo una sorta di alfa. Gli Ankh-Ku sarà una cosa molto memetica. Poi questa cosa degli alfa in realtà dovremo vedere se si rappresenta in un modo o nell'altro in più o meno tutti i mostri, quindi non solamente in quelli di gruppo, ma che ci sia una versione Apex, chiamiamola così, dei mostri che esistono. Quindi tipo una versione empowered del Red AO, per dire, anche, non solamente, che magari non caccia di gruppo, però esiste comunque l'alfa del Red AO e magari quello è l'alto grado. Quindi vediamo quanta enfasi hanno messo sull'ecologia questa volta. Qui vediamo il Gypceros che se ne va via, ovviamente se ne rientra nella sua tana. Oltretutto io rivedo il Gypceros e chiaramente vedo il Gypceros, ho visto già Arachnoid, l'abbiamo già visto che è l'alabarina, e ragazzi, questo è il fatto che Gypceros esiste, secondo me è un altro punto a favore per speculare che è probabile che ritornerà anche nel Scilla, o comunque se non nel gioco base in un DLC. È likely, cioè nel senso è probabile, perché per chi non lo sa, Nircilla si nutre di Gypceros, quindi ovviamente questa è una cosa che potete tenere in considerazione. E quindi mi chiedo se si rientrerà in Nircilla. No, appunto, gli scheletri degli arachnoidi adesso ce li hanno l'hanno fatto per la labarina, quindi possono farli muovere, eccetera. Abbiamo fatto tornare il Gypceros, insomma sono già 2 punti forti a favore per far tornare, insomma, anche Nircilla, che anche lei abbiamo vista per la prima volta in Monster Hunter 4, poi l'abbiamo rivisto chiaramente in Generations Ultimate e poi non l'abbiamo rivista più. Ha fatto anche lei una generazione di pausa, in realtà ci sta. I moveset di Arachnoidi sono molto complessi, proprio a livello di tecnici, muovere quei cosi lì è il male assoluto. Quindi va bene così. Vediamo anche che il Gypceros gli è stato rotto il cristallo, che sembra anche un po' più resistente rispetto al passato in realtà, perché avete visto già prima che insomma è successo. Qui ha droppato un pod che hanno utilizzato per praticamente mettere KO in un colpo il Gypceros, che è una cosa molto interessante, soprattutto perché queste sono soglie multiplayer, avete visto che hanno fatto entrare altri cacciatori, quindi chissà come andrà. E come potete vedere, appunto, tanto veleno, anche lingering, oltretutto, ed è per questo che io all'inizio del video vi dicevo che in parte prende dal Gypceros G-Rank, non da quelli base, però questo è uno standard classico che loro hanno applicato in quinta generazione. Cioè sono partiti dalla base dei mostri G-Rank Old Gen e poi hanno tolto alcune cose però e aggiunte altre, però la base è quella, perché chiaramente era già la versione più avanzata del mostro che è richiesta per farle funzionare in queste nuove generazioni. Ovviamente rompendo il cristallo sulla testa del Gypceros lo rendiamo completamente inutile ed è impossibilitato a eseguire qualsiasi forma di flash, chiaramente, quindi non può proprio farlo. E questa è una gimmick del Gypceros, questa è la gimmick, anzi è la gimmick, la ragione per cui molti se lo ricordano, oltre che appunto è proprio peculiare lui. Ovvero il Gypceros a un certo punto della partita, quando sta per morire, lui farà finta di morire. Ora, questa cosa mi incuriosisce perché per esempio in Frontier poteva anche fingere sonno e fingere paralisi,
la versione hardcore però del Gypceros. Non penso che l'abbiano riportate qui, specialmente non penso in loro rank, però sarebbe interessante da rivedere, prima o poi anche quelle cosine lì. Comunque, mentre Gypceros fa finta di morire, possiamo carvarlo e ottenerne anche dei materiali, onestamente, ma a un certo punto lui si risveglierà e se non stiamo attenti, come potete vedere qui hanno messo anche degli spasmi prima che lui si risveglia e questo è l'attacco che fa proprio più male suo, quindi dovete stare attenti. Io vi consiglio però di scalcarlo perché sono materiali in più e potete prendere i super estratti, che appunto sono uno dei materiali migliori che potete ottenere dal Gypceros alla lunga, quindi io vi consiglio comunque di carvarlo e questa volta ci hanno dato anche degli indizi per quando sta per riprendersi, ecco, quindi ovviamente diventa anche più facile proprio poi, ok, dico che adesso devo allontanarmi, non posso scavare più. Ovviamente, nel senso, una volta che l'avete capito, non penso che vi fregherà mai, perché non appare nessuna schermata di missione completata quando finge di morire, chiaramente. Quindi questo è il Gypceros, esattamente. Bel mostro, in realtà, fastidiosissimo, fastidiosissimo, però funzionale a quello che poi effettivamente è il suo scopo, e sembra che comunque l'hanno riportato in modo più o meno fedele. L'armatura del Gypceros in passato era un'armatura che offriva delle ottime protezioni a tuono, grazie al cacchio, nel senso è fatto di gomma, ancora una volta, quindi come posso dire, è un mostro che chiaramente ha quella roba lì e poi ovviamente abilità che sono legate alle sue caratteristiche, al veleno, e vedremo come l'avranno riportato a questo giro, che ovviamente con il rework, ma in realtà significativo del loro approccio a armi, armature e abilità, ovviamente mi aspetto cambia tutte le abilità di tutto il gioco, almeno nel modo in cui sono distribuite e non per forza nel modo in cui funzionano, quindi quello lì lo vedremo separatamente. Io ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video, a breve avremo ovviamente la nuova beta di Monster Hunter Wilds, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Bella.